Un saluto da Annalisa Grepper e benvenute sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere come realizzare una cloche leggermente svasata con un risvolto laterale sul quale è cucita un'applicazione di un decoro iperbolico. Per questo progetto ho scelto la lana merino oro della Tre Sfere nel colore 014, lavorata a tre capi, cioè tre fili messi insieme, essendo un filato molto sottile. Un uncinetto numero 5, serviranno anche un paio di forbici, un ago da lana e un marcapunti. Prima di iniziare il tutorial vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete già fatto, di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e di attivare la campanella in modo che ogni volta io pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Adesso diamo inizio al tutorial. Iniziamo facendo un anello magico. Ho il filo in tre capi perché essendo molto sottile ho deciso di fare una lavorazione a tre capi, quindi avvolgendo il filo attorno all'indice e al medio e facendo un incrocio girando sul davanti, con l'uncinetto entro da sotto il primo filo, aggancio il secondo, faccio una lieve torsione e poi prendendo il filo di lavorazione chiudo il punto. Questo è l'anello magico. All'interno di questo anello magico dobbiamo fare 10 maglie basse e quindi una, due, e 10. Tirando il filo corto stringiamo per chiudere l'anello magico. La lavorazione avviene senza la chiusura del giro, quindi entro direttamente nella prima maglia senza fare appunto la chiusura del giro e faccio un aumento. Io ho iniziato con 10 maglie basse dentro l'anello magico, quindi io non raddoppio. Questa è una lavorazione dove in ogni giro ci sono 5 aumenti e non 6. Il classico modo di iniziare, diciamo, un cappello facendo le 6 maglie basse, raddoppiandole e poi aumentando di una maglia fra ogni gruppo di aumenti per tutto il giro. Io invece uso una tecnica un po' diversa. Non raddoppio, inizio con l'aumento e faccio direttamente una maglia bassa dopo l'aumento, poi di nuovo un aumento. Io inizio sempre con l'aumento, mai con la maglia singola, ma è una mia abitudine, non comporta nessuna differenza fra chi comincia con la maglia singola e poi fa l'aumento e poi l'altra maglia singola e poi un altro aumento. Io sono abituata a farlo così e quindi mi trovo meglio in questo modo. Quindi ho fatto un aumento e una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola. Questo per tutto il giro. Alla fine di questo giro avremo noi 15 maglie basse perché, ripeto, è una lavorazione con 5 aumenti per ogni giro. Quindi finisco il giro e ci vediamo alla fine del giro. L'ultimo aumento e l'ultima maglia bassa. Quindi in questo giro ci sono 15 maglie lavorate. Il prossimo giro sempre con l'aumento, quindi nella prima delle due maglie
basse dell'aumento sottostante, faccio l'aumento 1 e 1, 2 e il marcapunti io lo metto sempre nella prima maglia dell'aumento. Adesso le maglie basse sono 2 fra un aumento e l'altro. Ora l'aumento, due maglie singole, la lavorazione è tutta a maglia bassa, quindi finiamo il giro e avremo 20 maglie basse. L'ultimo aumento, e le ultime due maglie basse per questo giro. Abbiamo 20 maglie basse. Io adesso continuo la lavorazione facendo un aumento 3 maglie basse, un aumento 3 maglie basse per tutto il giro, poi farò un aumento 4 maglie basse, un aumento 4 maglie basse per tutto il giro, fino ad avere diciamo, un diametro di circa 16 centimetri e mezzo, dopodiché mi fermerò per fare per iniziare la fascia, perché questa che sto lavorando è la corona del cappello, però non mi fermo quando avrò raggiunto i 16 centimetri di diametro, mi fermo un po' prima per farvi vedere perché io preferisco usare questa tecnica di avere solo 5 aumenti per giro e non 6 e questo lo si può vedere già a circa metà del lavoro della corona. Quindi adesso vado avanti per 5-6 giri, dopodiché ci vediamo. Allora, sono andata forse un po' più avanti, no, forse sicuro, un po' più avanti dei 6 giri che avevo pensato di fare, perché questo cappello, questa cloche, è un po' più morbida per mia scelta, la lavorazione, per cui quello che dovevo fare vedere, ho avuto bisogno di farlo vedere con dei giri in più. Se consideriamo giro il primo, quello dove si fanno le maglie dentro l'anello magico, ho fatto un totale di 13 giri per ora e le maglie basse tra un aumento e l'altro sono 12. 12 più 2, 14, questi sono 70 punti, ancora sono pochi. Quello che volevo fare vedere, ma già si vede tenendolo nelle mani, che questa corona che ancora non è finita e quindi non ha già parte di giri con la fascia, anche solo poggiandola si vede che forma già una specie di cupola di calotta, cioè la parte lavorata fino ad ora non è piatta. Questo perché praticamente si vede anche così, si vede anche così, infatti messa così è concava, messa così è convessa, non è piatta. Se io provo ad appiattirla si gira dall'altro lato e viceversa. Questo perché? Perché io lavorando con 5 aumenti ho fatto in modo, con questa tecnica, di avere la parte della corona perfettamente rotonda e aderente alla testa, che è tipica dei modelli proprio di cloche, perfettamente rotonde sulla parte della corona. Per far vedere meglio, ma comunque si vede, ho una mezza sfera che io uso quando è completa, la monto su un piedistallo di legno, mi faccio i miei
portacappelli, diciamo, artigianali, si vede già che forma una calotta. Le punte, le 5 punte dei 5 aumenti, appena si comincerà a fare la fascia, non si vedranno più. Come non si vedrà perché non esistono già fin da adesso delle punte o dei, come si dice, delle parti più raggrinzite, più insomma, che fanno un po' di difetto quando si arricciano un poco, perché mi è capitato di vedere dei lavori fatti con le 6 maglie, non sempre sono lavorati con questa rotondità che a me piace. Mm, e quindi io poi non amo fare gli aumenti sfalsati, perché comunque siccome si vedono in quanto formano sempre un pochino più largo, il foro dove sono messe le 2 maglie è sempre un pochino più largo degli altri punti. E facendo le sfalsate comunque io le vedo, li vedo questi punti, questi aumenti non mi piacciono perché sono disordinati. Preferisco metterli uno sopra l'altro perché mi fanno almeno un disegno che è una girandola. Quindi questa è una spiegazione che io ho dato per quanto riguarda la motivazione che io lavoro con 5 aumenti e non con 6. Io adesso continuo per qualche giro perché ancora non ci siamo per quanto riguarda la misura del diametro. Ovviamente prenderla in questo modo, non essendo un disco piatto, il diametro non viene, cioè bisogna un po' fare un ragionamento. Per ora quello pratico, poi quello prima dovrei fare quello teorico, ma intanto faccio quello pratico perché ho la sfera. Metto uno spillo al centro dell'anello magico. Ovviamente la misura non corrisponde adesso perché comunque devo andare più avanti, poi lo farò vedere dopo. E la prenderò così. Così già noi siamo già a 9 quasi, ma non corrispondono come raggio perché io dovrei prenderlo dritto e dritto stiamo un po' al di sotto, diciamo, di quello che stiamo a 8, 8 e qualche cosa, invece in questa maniera siamo a 9 abbondanti. Comunque ancora io dovrò fare almeno un paio di giri, ma non di più, perché adesso prendo un foglio, questo un attimo lo leviamo, per ricordare a chi non lo sa, quindi magari alle principianti, come si calcola la misura per poter andare avanti. Allora, cerco di farlo vedere un po' meglio, non sono brava a disegnare. Allora, mettiamo che noi dobbiamo fare un cappello che ha la circonferenza della testa di 55 cm. La regola dice di dividerlo per 3,14 e il diametro è 17,51. I decimali non si dovrebbero mai considerare di solito. Io comunque non mi attengo mai alla differenza tra 55 e 56 è solo di pochissimo. Io però non considero il 17 come numero, misura di diametro, perché ho provato all'inizio delle mie esperienze sui cappelli, la lana tende a cedere e quindi poi diventano troppo larghi. Quindi dalla misura che io ottengo da questa divisione tolgo sempre almeno un centimetro, alcune volte anche 1,5 cm, quindi io mi mantengo su 16,5 di diametro. E invece per calcolare poi la lunghezza sulla fronte, diciamo, partendo dal cerchio magico e quindi dal centro dell'anello magico, considero la lunghezza fino alla fine, quindi corona e fascia, aggiungendo 2 centimetri a quella che è la misura del raggio. Quindi in questo caso io
quando misurerò dal centro del cappello, ehm, scendendo lungo, diciamo, la testa e la fronte, mi devo fermare quando avrò 18 e mezzo centimetri, partendo però dal centro dell'anello magico. Ma questo lo farò vedere quando avrò finito, quando sarò in prossimità di dire mi devo fermare. Quindi a più tardi. Ho raggiunto l'ampiezza desiderata e ho un totale di punti che sono 75. Io adesso mi fermo dal fare aumenti, quindi la corona è finita e inizio la fascia dove per un tot numero di giri che ancora non so quanti saranno, praticamente non lavorerò sempre eh, sulle 75 maglie basse. Prendendo la misura come avevo detto prima, praticamente qui io ho 9. 9 più 9 fa 18, ma di fatto non sono 18 perché questa diciamo, corona è già curvata, quindi siamo intorno se la dovessi distendere in qualche modo, siamo intorno ai 17, quindi già è abbastanza abbondante come misura. Eh, Non tolgo un giro perché poi mi viene giusta giusta, praticamente mi viene giusta giusta 8, anche meno di 8, quindi preferisco insomma farla in questa maniera, anche perché questa sarà una cloche morbida e quindi va bene questa misura. Quindi io adesso continuo a tolgo un attimo la sfera. Questa è solo la corona, quindi non c'ha l'appoggio della, la fa stare in piedi, che scende, diciamo, della fascia. E come vedete, come ho detto prima, forma una bella cupola, una bella calotta ben definita, quindi senza nessuna increspatura o arricciamento nella parte superiore. Quindi io continuo a fare un tot di giri che adesso mi devo regolare un po' quanti sono, dopodiché ci vediamo quando arrivo a finire la fascia, perché poi farò qualche giro con aumenti per fare una cloche leggermente svasata, piccolina perché non metterò rigilene, quindi non sarà una tesa rigida. Un'inquadratura totalmente diversa da quelle precedenti, però era l'unico modo per poter fare vedere la cloche indossata al mio manichino da lavoro che è diciamo di polisterolo. Il manichino è una misura piccolina per cui sembra molto lungo sugli occhi, ma di fatto è anche un po' largo, ma è perché è una 51-52 di circonferenza, quindi io più che altro lo uso per regolarmi per quando devo mettere le applicazioni, perché così com'è questa è una cloche di base. Io adesso però non la lascio una cloche di base. Se dovessi lasciarla così poi la dovrei decorare perché sennò insomma non significa niente e quindi in questo caso specialmente dove si chiude un po' a scalino poi normalmente non si vede niente perché basta applicare un fiore, un decoro iperbolico, un fiocco oppure preparare una traccia per fare una decorazione iperbolica, insomma, a chiocciola. Ci sono molti modi di decorare una cloche. Io in questo momento sto facendo questa inquadratura per farvi vedere la cloche finita e la misura, che la prendo in questo momento. Vediamo se mi posso aiutare col metro. Quindi dal centro del cerchio magico mi piego un po' così e ho 18 centimetri, diciamo.
poi cede un po', comunque mi sono fermata a 18, forse anche 18 e mezzo, vediamo, sì, 18 e mezzo precisamente. Adesso io continuo la lavorazione, metto una pausa e riprendo la- l'inquadratura, quella di lavorazione. Questo è solo per mostrare, perché purtroppo il manichino è troppo alto e quindi non ci sta in un altro modo. Quindi ho raggiunto facendo 15 giri dopo l'ultimo giro di aumenti, quindi ne ho fatti 15 e sono arrivata a 18 centimetri e mezzo. Adesso io non voglio fare una cloche semplice, voglio fare una cloche leggermente svasata, ma una cosa minima. Infatti farò soltanto altri 4 giri alternando un giro con aumenti con un giro senza aumenti, ma non facendo troppi aumenti. Io proseguirò sempre con 5 aumenti per giro. Quindi se mi ero fermata fra l'ultimo aumento, fra l'ultimo giro di aumenti nella corona, dove avevo 13 maglie fra un aumento e l'altro, più 2 fanno 15 e 15 per 5 sono 75, 75 punti. Io adesso lavorerò facendo un giro con 5 aumenti, un giro senza aumenti, un altro giro con 5 aumenti e un altro giro ancora senza aumenti. Ma questi ora ve li faccio vedere eh, tornando all'inquadratura precedente. Questo è soltanto per fare vedere la cloche di base finita, che può servire anche un domani se io devo fare un altro cappello senza cominciarlo dall'inizio. Basta vedere questo video tutorial per sapere come ho fatto un cappello a cloche, perché magari possibilmente non lo rifaccio per un altro modello che comunque la base ce l'ha sempre uguale con le misure che ho detto, a prescindere l'uncinetto se è più o meno grande, il filato più o meno grande. L'importante è che è la tecnica che ho spiegato, più il modo come prendere la circonferenza, come diciamo, avere il diametro partendo da una circonferenza e quindi con qualunque tipo di filato e qualunque tipo di uncinetto basta avere insomma, presenti quei passaggi. Quindi adesso io smonto questo tipo di inquadratura e la riprendo come prima. Dunque, ho tolto la cloche dal manichino, l'ho finita, ho fatto 15 giri senza aumenti. Adesso devo fare un giro con aumenti e se prima mi sono fermata a un aumento e 13 maglie basse, adesso devo fare un aumento e 14 maglie basse. Un attimo che vedo come sono i fili, così, esatto. Quindi comincio al solito con l'aumento, nella stessa maglia di base, quindi 2 punti bassi, metto il marcapunti, un attimo che mi è caduto, recuperato il marcapunti, cose che succedono nella diretta. Allora, nella prima maglia dell'aumento lavoro 14 maglie basse, perché devo sempre comunque avere solamente 5 aumenti. Questa è una cloche svasata, diciamo, poco poco, quindi gli aumenti non devono essere più di 5. Quindi un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14. Quindi ho fatto un aumento 14 maglie basse e poi devo ricominciare con un aumento 14 maglie basse per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Avevo detto che ci saremmo visti alla fine del primo giro di aumenti della piccola tesa. Invece mi sono portata un po' avanti perché sennò questo tutorial non finisce più. E praticamente dopo aver fatto ora cerco di recuperarlo, il primo giro di aumenti dopo la fascia, eccolo qua. Esatto, eccolo qua, aspetta un attimo che lo indico con l'uncinetto e non con il dito. Dopo aver fatto questo giro con un aumento e 14 maglie basse per tutto il giro, ho fatto un giro completo senza aumenti, un altro giro con aumenti e quindi un aumento e 15 maglie basse per tutto il giro. Ho fatto ancora un altro giro senza aumenti, un giro ancora con aumenti e quindi un aumento e 16 maglie basse per tutto il giro e un ultimo giro senza aumenti. In pratica, dalla fine della fascia, io ho fatto 6 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il primo, il terzo e il quinto hanno gli aumenti, il secondo, il quarto e il sesto non hanno gli aumenti. Ricapitolando ancora, ma non ci vuole insomma tanto per spiegarlo. Il primo giro di aumenti, fra un aumento e l'altro ci sono 14 maglie basse. Nell'altro giro con aumenti le maglie basse sono 15 fra un aumento e l'altro e nell'ultimo giro con aumenti le maglie basse fra una coppia di aumenti è di 16 maglie basse. Ho fatto un ultimo giro senza maglie basse, adesso vediamo come posso farla vedere, così si vede un po' che è svasata, coricata così si vede meglio. Adesso completo questa cloche svasata con un giro appunto gambero. Lo faccio vedere per chi solo giustamente per i principianti. Un attimo che non trovo l'uncinetto, vabbè, ma ne ho un altro numero 5. Quindi riprendo i fili, essendo 3, bisogna sempre fare attenzione che la tensione sia di tutti e tre uguali, se no il punto viene con un poco deformato. Allora, questo non lo levo per ora, perché il punto basso si lavora tornando indietro come i gamberi. Il punto basso, scusate, il punto gambero si lavora tornando indietro appunto come camminano i gamberi. Quindi invece di andare avanti verso sinistra, torniamo indietro verso destra e quindi è sempre un punto basso, ma è fatto all'indietro. Quindi nel primo punto basso entriamo, tiriamo il filo e facciamo il punto basso. In quello accanto la stessa cosa, entriamo, usciamo il filo e facciamo il punto basso. Ancora una volta entriamo in quello accanto, usciamo il filo e facciamo il punto basso. Ne ripeto un paio e poi però ci vediamo alla fine del giro. Questo è un motivo per decorare il cappello in una maniera, diciamo, simpatica. Questo è il punto gambero. Ci vediamo quando faccio tutto il giro per chiudere il cappello definitivamente e poi deciderò che tipo di applicazione mettere per non lasciarlo
così semplice. Si può anche lasciare semplice, si indossa in maniera sportiva, calato sulla fronte, oppure rialzandolo da mezzo lato, solo sul davanti. Si può indossare in qualunque modo, ma io, visto che sto facendo appunto i tutorial, vi faccio vedere come invece lo rifinisco io. A più tardi. Sono arrivata alla fine del giro di questo punto gambero. Mi ritrovo con ancora il marcapunti, lo togliamo, non serve più, e faccio un altro punto gambero nella maglia bassa dove c'era il marcapunti. E per fare una chiusura più o meno, diciamo, perché sempre c'è il problema dello scalino, faccio un altro punto gambero praticamente alla base del primo punto gambero con cui diciamo, ho fatto l'inizio di questo giro, e quindi entro dentro il punto e faccio un altro punto gambero. Ho già tagliato il filo, lo sfilo dall'uncinetto e più o meno con l'ago da lana lo nascondo sul retro del lavoro in mezzo ai punti. Questo adesso poi lo faccio vedere, cioè lo faccio in un secondo momento. Ovviamente un minimo sempre rimane perché c'è lo scalino, quindi è normale che si veda un po', però siccome questo cappello io adesso lo potrei anche lasciare così come cloche svasata semplice, cioè indossata, adesso la prossima inquadratura la faccio sul manichino perché per fare vedere come si può indossare questo cappello, che può anche essere lasciato così semplice, però io non farò questo, quindi chiudo i fili, diciamo, all'interno, nascondo i fili e taglio l'eccedenza, e poi passo a una inquadratura differente sul manichino di polisterolo, quello diciamo da lavoro, e quindi a più tardi. Ho cambiato inquadratura di registrazione per poter fare vedere il cappello indossato al mio manichino di polisterolo, che poverino fra l'altro ha fatto la guerra, quindi è inguardabile di quante volte ci ho dovuto appuntare gli spilli, e tenendo presente che comunque il cappello è una misura 55-56, la testa del manichino è 51-52, quindi le proporzioni non ci sono e sembra un cappello enorme, ma di fatto poi non lo è. Allora, la cloche è una cloche svasata e si vede dalla forma. Potrebbe anche restare così, ma io non lo faccio mai perché mi piace comunque decorare i cappelli, e soprattutto perché, siccome la lavorazione bisogna sempre avere un compromesso, la lavorazione con la chiusura del giro forma una cicatrice bruttissima da vedere, e quindi io non la uso mai. Però facendo la lavorazione a spirale, ovviamente quando si arriva alla fine del lavoro c'è sempre un minimo di scalino. Allora, specialmente con il punto gambero si nota ancora di più. Infatti io girandolo qui sul fondo, nonostante abbia fatto del mio meglio, diciamo, si nota sempre che c'è questa piccola differenza. Però siccome io non lo devo lasciare così il cappello, mi giro la chiusura, dove c'è la chiusura me lo porto sul lato, su un lato, in questo caso è a sinistra, qui sembra sulla destra, ma di fatto è sul lato sinistro della faccia, diciamo, del manichino, perché io adesso qua farò una decorazione di un certo tipo. Allora, avevo pensato di nascondere i fili, invece io ho soltanto diciamo
chiuso i punti, ma non ho tagliato il filo. Ho chiuso, diciamo, ho messo qualche punto all'interno per bloccare, diciamo, la chiusura del giro, ma non ho tagliato il filo perché io adesso, vediamo se riesco a metterlo così un attimo che si vede. La mia intenzione di di fare l'applicazione al cappello è quella di, un attimo che proprio col l'ago esatto, questo è un cappello che poi di qua potrà essere sceso sugli occhi come una vuole. Io praticamente qui, dove proprio c'è il filo che esce, io questo qui adesso con un paio di punti blocco questa piccola tesa, la blocco al cappello, la cucio al cappello in questo punto con uno o due punti. Il resto la lascio libera, libera di scenderla, di alzarla, di scenderla un po' sul viso, solo laterale, parziale, perché qui comunque metterò un'applicazione che è iperbolica, che poi vi farò vedere, anzi adesso inizio il tutorial di come la preparo e poi vi faccio vedere come l'appunto, perché poi deve essere cucita. È un'applicazione iperbolica che crea un modello unico perché non è facile, cioè la sua lavorazione è sempre la stessa, però poi nell'applicarla, nel puntare gli spilli, ogni volta è sempre come se fosse un modello unico perché una può puntare lo spillo qui, lo può puntare qui, lo può puntare qui, a secondo come gira, dà sempre un effetto diverso. Quindi io adesso faccio questa lavorazione e vi faccio vedere come la faccio. E poi la appunto eh, per far vedere l'effetto finale prima di cucirla. Quindi sta per iniziare il tutorial dell'applicazione. Iniziamo il tutorial per fare l'applicazione. Allora, il filato è sempre a tre capi, come la lavorazione del cappello, e l'uncinetto è sempre il numero 5. Dobbiamo fare una catenella di 21 maglie e quindi io conto come prima maglia l'inizio, non faccio il nodino, quindi questa per me è la prima maglia, non è il nodino. Quindi 1, 2, 3, 4 e 21. Lavoriamo però su 20 maglie perché la prima, cioè la 21esima serve per girare e quindi dobbiamo fare 20 maglie basse. Una, due, ne ho fatte 19 e con questa sono 20. Quindi abbiamo fatto 20 maglie basse. Voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e in ognuna delle maglie basse sottostanti dobbiamo fare un totale di 3 maglie alte appunto per ognuno dei punti sottostanti. La prima maglia l'ho fatta con le 3 catenelle, quindi adesso ne faccio una seconda e una terza. Scusate, ogni tanto esco dall'inquadratura. Ok, quindi 3 maglie alte in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi ne faccio un altro gruppo e poi ci vediamo alla fine della riga. Quindi una, due,
e 3. Devo fare le ultime 3 maglie alte nell'ultima maglia bassa sottostante e quindi una, 2 e 3. La prima riga, e già si può vedere che comincia a, diciamo, a ondeggiare, a formare delle onde, delle ruche. Questo è il primo giro con aumenti. Adesso facciamo sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa, voltiamo il lavoro e in ognuna delle maglie alte sottostanti dobbiamo fare 2 maglie alte, quindi la prima è sostituita da 3 catenelle. Nella stessa maglia da dove sono partite le catenelle facciamo la seconda maglia alta, quindi sono 2, e in ognuna delle maglie alte seguenti dobbiamo fare 2 maglie alte per tutta la riga. Devo fare le ultime 2 maglie alte e precisamente le faccio nella terza catenella, 1 e 1, 2, del giro sottostante. Adesso questa è diciamo, una lavorazione diciamo, abbastanza spessa. Mm, Normalmente io quando faccio questo tipo di iperbolico faccio un altro giro di maglie alte singole, però siccome viene troppo grande con questo tipo di filo messo in 3 e l'uncinetto numero 5, preferisco fare l'ultimo giro che fatto tutto a maglia bassa, cioè salto l'altro giro che avrei fatto facendo una maglia alta in ognuna delle maglie alte sottostante e quindi chiudo direttamente il giro con un giro tutto a maglia bassa, no un giro, una riga, scusate, l'abitudine di parlare dei giri quando si fanno i cappelli, queste sono righe, quindi io sto facendo tutte maglie basse in ognuna delle maglie alte sottostanti, quindi finisco tutta la riga e ci vediamo alla fine. Sono arrivata praticamente a dover fare l'ultima maglia bassa nella terza catenella della sottostante, della prima maglia sottostante. Quindi ho finito la mia, diciamo, applicazione. Adesso io taglio il filo un po', diciamo, lungo. Non è necessario tagliarle tutti e 3, basta tagliarne 2 a questa altezza e l'altro un po' più lungo che serve per cucire l'applicazione al, al cappello. Quindi completo un attimo questi tagli, queste cose, e quindi entro anche questa codina all'interno e ve la faccio vedere un po' meglio. Ecco terminata il decoro iperbolico. Terminato nel senso che ho chiuso, cioè ho nascosto le codine dell'inizio del lavoro e ho lasciato solo un filo che mi serve per cucire, gli altri 2 li ho nascosti anche questi all'interno del lavoro. Momentaneamente questa è solo la visione di come
come si presenta quando è finito. Ovviamente io adesso quando devo metterlo nel cappello devo dare una forma che ogni volta non può essere mai uguale all'altra. Però questo ve lo devo fare vedere direttamente sul manichino, per cui adesso sposto l'inquadratura e cerco di appuntare con gli spilli e dargli una forma che man mano mi piace, quindi io quella la decido sul momento, non c'è una regola vera e propria, perché io posso eh, metterla muovendo, questo è un freeform, quindi prende le forme più che io gli voglio dare. Eh, Può essere messa in un modo, può essere messa in un altro modo, girare, quindi al contrario, a fare delle giravolte. Questo lo decido nel momento in cui lo appunto con gli spilli. Nel momento in cui io sono soddisfatta e mi piace, poi lo cucio. Quindi ci vediamo quando c'ho l'inquadratura del manichino con il cappello. Ho cambiato inquadratura per fare vedere, diciamo, il cappello sul manichino, purtroppo non ho altro modo. Dunque, intanto io ho cucito, ripiegando, diciamo, questa piccola tesa nel punto in cui ho chiuso il punto gambero. eh, Scelgo sempre questo lato da coprire perché comunque non viene mai, e c'è lo scalino, insomma, non viene mai rifinito proprio perfettamente. Quindi è la cosa migliore, visto che l'ho ripiegato, perché adesso qua sopra metterò il decoro iperbolico, prima con gli spilli e poi lo dovrò cucire. Quindi questo poi rimane libero, perché è libero e si può mettere come si vuole, si può indossare alzandolo, abbassandolo. E, questo è il decoro finito. Qui c'è il filo che ho lasciato lungo che serve per cucire. Come si può vedere è un decoro in movimento, un'applicazione in movimento, quindi non verrà mai uguale ogni volta che io, seppur questa è fatta nello stesso modo, ma quando viene applicata le giravolte si muovono e quindi quando io le applico, prima con gli spilli, poi le devo cucire al cappello, non verranno mai comunque sempre applicate nello stesso modo perché appunto è un freeform in movimento, non è un fiore che è standard, lo metti e lo cuci. Questo si deve fare un lavoro a gusto proprio che non viene mai uguale. Io adesso ho un po' di difficoltà perché non ho tutte e due le mani libere, perché con una sto tenendo ehm, il manichino piegato, perché se lo metto in piedi non si vede niente, quindi una mano ce l'ho impedita. Ovviamente mi viene difficile fare questo lavoro solo con una mano, ma per rendere l'idea, questo non sarà poi definitivo, io metto degli spilli e poi, secondo come voglio che venga, posso decidere per esempio la parte finale, questa, di nasconderla da questo lato, di farla girare ancora, per esempio, ci sono vari modi di poterla sistemare. Posso metterla qua sotto, capite la difficoltà di usare solo una mano. Comunque la devo sistemare in maniera che poi ho un effetto visivo che mi piace, che in questo momento non mi piace per niente, ma non lo posso fare con una sola mano. Quindi è solo l'idea di come questa applicazione va appoggiata sulla parte che un po' deve scendere, non si deve mettere proprio alta, deve scendere un po' sulla guancia, tanto sta un po' distaccata, a gusto proprio. Io adesso questo lavoro lo faccio perché ho bisogno di tutte e due le mani e quindi lo faccio poggiando il manichino sulle gambe in maniera che trovo
il modo migliore, il modo che più mi piace, no il modo migliore, che più mi piace, spostando gli spilli, magari uno un po' più sopra, uno un po' più sotto, fino a quando ottengo un effetto visivo che mi piace. Quindi per questo dico, questo tipo di applicazione rende un modello unico, perché ognuno la può mettere come vuole, basta spostarla di poco e queste giravolte vengono messe in un modo o in un altro per cambiare completamente l'effetto finale. Questo non è l'effetto finale perché ancora non è neanche appuntato. Adesso io lo faccio e poi faccio vedere la mia versione definitiva. Ognuno in questo caso ha la propria fantasia e il proprio modo di decidere come più gli piace. Ho fatto solo vedere che praticamente si deve appuntare con gli spilli fino a quando si è soddisfatti, dopodiché con l'ago che io avevo già preparato e la codina lunga lasciata si deve appuntare al cappello in vari punti in modo che resta ferma ma sempre in movimento, quindi le ruche, chiamiamole giravolte che è più semplice. Ci saranno dei punti dove vanno applicate giusto un puntino qua, per esempio, un puntino solo qua per non farle cadere. E la parte quella, diciamo, della lavorazione iniziale, quindi le catenelle, le maglie basse, comunque anche quelle vanno appuntate un po', in modo che questa applicazione comunque non cada. Quindi ci vediamo quando io nel mio modello, nel mio cappello, ho appuntato tutti gli spilli e poi quando l'ho cucito anche lo faccio vedere un'altra volta. Ecco, io ho finito di appuntarlo perché mi piace come è venuto in questo modo. Ehm, Vediamo se riesco a farlo vedere in maniera, ho messo uno spillo qui, poi ho alzato un po' l'onda e ho messo uno spillo qui, uno centrale, poi la parte che era un po' più lunga l'ho fatta entrare attraverso diciamo uno spazio e l'ho messo in questa maniera, qui c'è il filo e ho messo altri spilli, comunque a me piace così come è venuta, anche se piegando in questa maniera il manichino non c'è proprio un'inquadratura perfetta, però insomma a me piace così. Adesso mi appresto a cucirlo e poi ve lo faccio vedere indossato nel manichino, diciamo quello ufficiale con le sembianze umane. Anche questo non posso farlo vedere la cucitura come io, comunque non è difficile, con l'ago bisogna appuntare un po' diciamo, bisogna appuntarlo, scusate, già è appuntato, bisogna cucirlo in alcuni punti dove il riferimento sono gli spilli, ma anche un po' dalla parte interna in modo che comunque resta ben fisso, ma con sempre le giravolte in movimento, che uno man mano può sempre un po', se si schiacciano, le può sempre rialzare dove sono lasciate libere. Invece dove vengono cucite, lì devono restare ferme. Quindi completo questo lavoro e poi il cappello è finito e lo faccio vedere indossato in maniera ufficiale. A più tardi. Ecco il cappello finito e indossato su un manichino, diciamo, a sembianze umane. E questo cappello si può indossare in diversi modi. Uno è questo che vi sto facendo vedere con il decoro iperbolico dal lato sinistro. Lo giro un po' per farlo vedere meglio. Pure questo manichino purtroppo ha la testa molto piccola, per cui io il di dietro, per fare vedere il di dietro adesso devo abbassare tutto il cappello in avanti, perché sennò il dietro non si vede come
nella maniera corretta, perché deve essere comunque alzato, se no scende troppo sul collo. Eh, quindi ho dovuto fare questa manovra. Adesso vi faccio vedere invece, rimettiamolo dritto, in questo modo. E, scusate, ma al solito ho solo una mano. Questa si può abbassare, insomma, e di cucito c'è solamente il lato, quello dove c'è l'applicazione, però si può indossare anche in un altro modo. E adesso ve lo faccio vedere. Quindi si può indossare anche con l'applicazione messa invece sul lato destro del viso. Quindi questo è a gusto proprio, nel senso che proprio si può indossare indifferentemente con la decorazione a destra e con la decorazione a sinistra. Vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto e spero di esservi stata di aiuto con questo video tutorial, e alla prossima.